Il vescovo Vangeliu era stato mandato in questo convento perché era un vescovo che aveva abusato di 2 bambini, entrambi suoi nipoti. Inizialmente ne aveva confessato uno di questi abusi e si era dimesso circa un annetto fa, quando esplose lo scandalo della pedofilia clericale lì in Belgio. In realtà dimessosi dalla carica non significa ovviamente che si sia sottratto a un procedimento canonico nei suoi confronti, soltanto che come pochissimi sanno, la prescrizione non è prevista soltanto dall'ordinamento legislativo italiano, ma è prevista anche dal diritto canonico. Io non sapevo che i peccati avessero la data di scadenza come le mozzarelle, e invece ce l'hanno, perché anche il diritto canonico prevede la prescrizione del reato dopo 10 anni dal compimento del 18° anno della vittima. Si presume che questo tempo sia passato, tant'è che pare che non sia perseguibile per le leggi canoniche il vescovo, e di conseguenza il Vaticano lo aveva inviato in un conventino di suore per fare un po' di penitenza, di redenzione e insomma di riflessione in realtà. E soltanto che la settimana scorsa, una decina di giorni fa, in realtà il vescovo ha rilasciato un'intervista televisiva in cui ha ammesso un altro abuso di un altro suo nipote, e poi all'improvviso non si è più trovato, in realtà si è dissolto nel nulla, e di questo vescovo non si hanno più notizie. Diciamo è la punta dell'iceberg in realtà di quello che poi è successo in Belgio, dello scandalo che è scoppiato in Belgio e che si trascina ancora oggi, perché tuttora la Chiesa non ha preso nessun serio provvedimento, poi al di là delle dichiarazioni di Benedetto XVI o del cospargersi il capo di cenere. Un conto è dire a chiacchiere determinate cose, un altro paio di maniche è poi nei fatti andare a porre effettivamente rimedio, perché poi in realtà il problema non è realmente, cioè la pedofilia è un sintomo, la pedofilia clericale. Il problema è affrontare realmente quello che c'è alla base, e alla base c'è la cultura sessuofobica che veniva e viene tuttora impastita nei seminari, quindi. Allora, in realtà dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dirci che al di là di quello che si racconta, le probabilità, non le certezze ovviamente, perché quello non possiamo saperlo, le probabilità che certe cose fossero risapute, e non solo di questo vescovo in particolare, sono altissime, perché come prima della riforma che ha fatto Ratzinger, avocando a sé e quindi alla Congregazione per la Dottrina della Fede e al Vaticano quelli che erano i procedimenti per reati di carattere sessuale con minori, ovviamente questo l'iter era diverso, perché nel momento in cui c'erano delle denunce, c'erano delle cose che venivano all'orecchio del vescovo, si faceva il procedimento canonico ed era il vescovo attorniato dal tribunale canonico diocesano a celebrare il processo nei confronti del sacerdote. Inutile dire che il più delle volte si concludeva a tarallucci e vino. Nel 2001 Ratzinger ha cambiato la direttiva dicendo: ok, i processi non li fate più lì in diocesi, ma li facciamo qui in Vaticano, li fa la Congregazione per la Dottrina della Fede. Da un certo punto di vista doveva essere un modo per garantire più giustizia. In realtà basta guardare al caso di padre Masiello, o più vicino a noi al caso di Don Cantini. Le denunce, nel caso di Masiello la prima denuncia è del 52,
Le denunce sono state messe lì a dormire in Vaticano, perché poi sono arrivate fino ai giorni nostri praticamente, e sono state messe lì a prendere polvere fin quando i casi non sono esplosi in maniera mediatica e eclatantissima, per cui si è dovuto fare qualcosa. Ma di padre Masiella, lo stesso Wojtyla all'epoca disse che era una guida e un esempio per i giovani. Stiamo parlando di una persona che ha stuprato non si sa quanti ragazzini a lui affidati e ha dei figli illegittimi, era è un morfinomane, le cose peggiori si possono dire di Masiella. Ed è inverosimile pensare che con tutte quelle denunce nulla fosse arrivato né all'orecchio di Ratzinger né all'orecchio di Wojtyla. La stessa cosa vale per il Belgio, come per l'Austria, come per gli Stati Uniti, come per l'Italia. Lo sanno benissimo quello che succede. Ti faccio un esempio. Il caso di Don Conti, adesso Don Bruno Conti, Don Ruggero Conti, scusami, a Roma, l'ex parroco della Natività, quello che era anche il consigliere per le politiche della famiglia di Alemanno, condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi. Il suo vescovo sapeva benissimo quello che stava succedendo, perché non solo aveva ricevuto tante recriminazioni, persone che erano andate da lui a raccontare cosa Don Ruggero facesse con i ragazzini, il fatto che si li portasse a dormire a casa e tutto il resto appresso, per quanto c'era stato anche un altro sacerdote che aveva denunciato Don Conti. Il vescovo non ha fatto assolutamente nulla. Quando Roberto Mirabile della Caramella Buona è venuto a conoscenza, che è un'associazione antipedofilia, penso che lo sai, è venuto a conoscenza della situazione, si è recato in Vaticano a parlare con Monsignor Scicluna. E Monsignor Scicluna non ha fatto assolutamente nulla, non c'è tuttora a carico di questo sacerdote una presa di posizione decisa da parte della Chiesa o un'indagine da parte della Chiesa. Questo è il modo di comportarsi poi delle gerarchie ecclesiastiche. Alla fine raccontano a chiacchiere tante belle cose. A Malta è di pochi giorni fa la notizia che non è stato fatto nulla, lì c'è andato addirittura Ratzinger a chiedere scusa ai bambini agli ex bambini, perché ormai sono adulti, alle vittime del clero pedofilo, e non è stato fatto nulla assolutamente, non sono state prese dei provvedimenti, non è stato fatto nulla a carico di questi sacerdoti, continuano molti ad avere a che fare ancora con i bambini. È drammatica questa cosa, è veramente drammatica. Certo che lo sapevano, lo sanno benissimo, lo sanno dall'84, quando gli è arrivato il manuale ai vescovi americani scritto da padre Tom Doyle, che li avvertiva di quello che sarebbe successo, perché i casi di pedofilia accertati all'interno della Chiesa erano migliaia. Sono cambiate le parole, sono cambiati i cospargimenti dei capi di cenere, ma null'altro. Per esempio l'associazione delle vittime, lo SNAP, l'associazione americana delle vittime dei preti pedofili, ha segnalato, ed è stato segnalato anche dalla congregazione dei vescovi statunitensi, una recrudescenza del fenomeno, cioè un aumento delle denunce rispetto agli anni precedenti nel 2010. Non si sta facendo assolutamente nulla se non chiacchiere, tant'è che il vescovo a cui facciamo riferimento, quello belga eccetera, che si è dimesso, nel momento in cui si è dimesso ed era prescritto tutto, ma la Chiesa non ha potuto fare nulla, ha semplicemente chiesto a questo ex vescovo, diciamo così ormai, di ritirarsi in un convento a riflettere e meditare, ma null'altro.
Negli Stati Uniti perlomeno è stata aperta una finestra temporale, per cui alcune denunce, le denunce anche di abusi ormai caduti in prescrizione, potevano essere di nuovo perseguiti. Da questo punto di vista la Chiesa, il diritto canonico, potrebbe dichiarare imprescrivibile, come per esempio sono imprescrivibili alcuni reati, tipo l'assoluzione del complice, alcuni peccati sono imprescrivibili. Potrebbe dichiarare imprescrivibile anche questa cosa perché è realmente una piaga, realmente. I preti sono soggetti alla legge dello Stato a cui appartengono, perché sono cittadini italiani, a meno che il Vaticano non intenda dare la cittadinanza a tutti e tenerseli come cittadini dello Stato Vaticano. Quindi sono sottoposti alle leggi dello Stato in primis. Allora, in alcuni paesi è, come dire, la legge prescrive che chiunque sia a conoscenza di un fatto di questo genere, quindi di un abuso sessuale, eccetera, lo debba denunciare. In Italia questo obbligo di denuncia non c'è. In altri stati l'obbligo di denuncia invece esiste, quindi la legge prescrive che laddove un vescovo sia a conoscenza di un prete pedofilo lo debba denunciare. In Italia questa cosa non c'è. Prima di tutto quindi alla legge diciamo statuale, poi ovviamente alla legge canonica, ma quello è un procedimento interno che vale esclusivamente per chi è cattolico, per chi si riconosce come membro di una comunità che però non è quella statuale. Il pedofilo, prete o non prete, è sottoposto alla legge statuale prima che a qualsiasi altra. Poi il resto è tutto un di più. Ovviamente, essendo sacerdote, è sottoposto anche al diritto canonico, che prevede questo come un reato, ripeto, con una prescrizione in un certo modo, con dei procedimenti che dovrebbero essere messi in atto e che non vengono praticamente mai messi in atto. Basta pensare che in Italia i casi di cui si è riportato notizia certa di condanna sui giornali negli ultimi 10 anni sono 172 sacerdoti, casi di sacerdoti riportati dai giornali. Monsignor Crociata dice che in Italia i preti pedofili sono sì e no un centinaio. Come abbiano fatto i conti io questo non lo so.